E benvenuti o bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia Journal e oggi progetteremo il tema di novembre che sarà ispirato a un tema un po' boschivo, quindi ghiande, animaletti del bosco, funghi, insomma tutto ciò che riguarda un po' il bosco, quindi il colore principale sarà il verde bosco, quindi un verde abbastanza intenso, abbastanza carico, a contrasto con del beige che appunto dà un po' una mood autunnale, diciamo. E come sempre tutto quello che ho utilizzato lo trovate giù in info box. Questa volta ho utilizzato pennarelli, ma perché scoprirete anche il perché, c'è un motivo, nel senso che mi è tornato utile per creare il pattern e il pennarello ha la punta grossa, quindi insomma non spoiler, vedrete tra poco. E niente, ho creato un tema molto più semplice, quindi avendo anch'io poco tempo in questi periodi, quindi settembre, ottobre, novembre, sono un po' periodi in cui sto cercando di trovare la mia nuova stabilità, quindi appunto ho bisogno di temi abbastanza semplici e veloci da fare e che siano versatili nelle varie pagine, quindi spero che lo apprezzate anche voi. Anzi, ho visto che comunque il tema di ottobre l'avete apprezzato anche e soprattutto perché ho utilizzato le matite, ma giuro che tornerò ad utilizzarle perché mi è piaciuto anche a me e era anche semplice fare sfumature e illustrazioni, quindi penso tornerò a utilizzare matite, questa volta no, però diciamo che il tema di ottobre è stato molto semplice, anche perché anche in questo caso avevo creato dei pattern, quindi anche in questo caso sarà semplice da replicare e appunto versatile da adattare anche a pagine diverse da quelle che ho fatto io. Quindi bando alle ciance, spero che il video vi piacerà e vi auguro una buona visione. Ho preso della carta un po' particolare, in realtà è una carta un po' effetto carta crespa, beggiolina. Non saprei dirvi dove potete comprarla, in realtà forse banalmente in cartoleria, perché l'ho trovata diciamo in soffitta, quindi no, no, non saprei dove è stata comprata, non so neanche da dove arrivi sinceramente, però diciamo ho provato a creare diciamo il pattern sopra questa carta. Inizialmente mi ha creato non pochi problemi, forse era meglio che facevo direttamente il pattern sulla carta del bullet journal perché essendo carta crespa è leggermente lucida, quindi ci impiega un po' di più ad assorbire diciamo il pennarello, quindi ho rischiato diverse volte di lasciare il timbro con la mano in giro del colore del pennarello. E quindi consiglio spassionato, se dovete rifarlo togliete la carta, bellissima da vedere però una schifezza da realizzare, cioè complica la vita in una maniera assurda. Infatti vedete ho appena cancellato perché avevo fatto un leggero timbro di verde con il palmo della mano, però vabbè dai. E niente, questo tema, non vi ho detto, è ispirato a un tema che ho visto su Instagram di una ragazza ancora un paio d'anni fa in realtà, e in questo caso ho sbagliato la sequenza delle righe perché avrei dovuto prima creare le righe diciamo beige, che sono appunto le più chiare, e poi sovrapporre le linee verdi più scure e lasciando sempre gli spazi dei disegni. In realtà ho fatto il contrario, ma perché non avevo ragionato prima di agire, quindi se voi state guardando questo video ragionate prima di agire e fate prima le linee begioline, perché sennò vi trovate male, cioè più che altro si sporca la punta del pennarello, poi è un disastro. Qui ho aggiunto diciamo la scritta novembre con un brush pen che ho ingrossato a dismisura, soprattutto la N è venuto un po' malino, però va bene, perché secondo me non si vedeva più di tanto. Io speravo che si vedesse, ma in realtà mica tanto, quindi infatti vedrete che tra poco ho provato ad aggiungere diciamo dell'ombra bianca con il pennarello bianco, ma negli oggetti ha dato anche un bel risultato, ma nella scritta faceva un po' schifo, però vabbè, insomma, sapete che voi non dovete farlo se lo ricopiate, io ormai l'avevo fatto. Qui si stava staccando la carta, quindi l'ho riattaccata e niente, poi ho aggiunto dei finti washi tape fatti con i pennarelli che davano un po' di cornicetta, diciamo, ecco. E poi sono passata alla pagina successiva dove c'era appunto la frase. Ho scelto la frase leave your shell, cioè lascia il tuo guscio, riferito sia alle castagne che appunto perdono, cioè vengono fuori dal guscio, sia in generale nella vita, così. Era una bella frase, secondo me ci stava con questo tema. E avrei voluto trovare una frase che stava un po' meglio con il discorso castagna, ma in realtà va bene lo stesso, dai, ce la facciamo piacere. Qui ho creato diciamo la castagna con il guscio che appunto esce dal suo guscio, sì, in cima ho disegnato la classica ghianda che ho scoperto essere una cosa abbastanza complessa da disegnare. Io inizialmente credevo che fosse diciamo tonda, in realtà ha questa forma un po', come si può dire, che va a sfinare, un po' appuntita, e quindi è un po' difficile se non hai dei riferimenti
commenti, disegnarla correttamente. Io avevo lì degli sticker che fatalità avevano la forma della ghianda, allora mi sono messa a provare a ricopiarli, perché così a ricordo non riuscivo a crearli perfettamente la forma della ghianda. E quindi ecco, poi ho aggiunto degli sticker di riccio e un po' cose autunnali per completare il tutto, ripassato il bianco. E niente, in teoria dovrei aver finito. Sì, ho ricalcato il nero delle Your perché non si vedeva niente, effettivamente. E basta, e queste sono le pagine della cover page, che sinceramente mi piacciono, dai, non sono niente di così complicato, però comunque un bel effetto. Passando poi alle pagine di Habits e social, qui come vedete ho preso il mio calendario perché non sapevo quanti giorni avesse novembre, poi mi sono cantata la canzoncina, quelle 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, e mi sono ricordata. Comunque ho creato 4 habits che sono i soliti, quindi postare, mangiare sano, workout, mi pare che ho aggiunto anche Pilates, esatto, perché appunto adesso faccio sia Pilates che vado a correre a volte la mattina, quindi mi sono messa questi 2 habits tracker, che così mi ricordo quando sono andata a fare cosa, e soprattutto perché a volte le 2 cose coincidono, e se le cose non coincidono una delle 2 cose non viene fatta, quindi ho necessità di segnare cosa ho fatto nelle 2. Qui poi ho creato lo stesso solito pattern al di sotto e ho scritto Habits con il brush pen nero. Ho ricopiato lo stesso tema anche nelle scritte appunto degli Habits tracker sotto lì, e poi sotto ho voluto creare sempre lo stesso pattern, però appunto solo diciamo illustrativo, quindi ci ho fatto dei disegnetti, ho aggiunto degli sticker per completare un po' il tema con la pagina, e insomma dai, non è venuto proprio meraviglioso, soprattutto perché alcune righe non mi sono venute perfettamente dritte. Se non sapete, c'è una tecnica per fare le linee dritte. Se vi interessa, lasciate giù un commento che vi faccio un video a riguardo su come fare le linee dritte, perché c'è tutta una tecnica di tenere, diciamo, il braccio dritto, e è tutto un lavoro, diciamo, di braccio, non è un lavoro di mano, anche se sembrerebbe, ma in realtà è proprio braccio, e quindi se vi interessa vi faccio un video, quindi lasciate giù un commento, che in caso saprò che vi interessa appunto questa tipologia di video. Qui ho fatto lo stesso pattern, che mi è venuto un po' storto, perché giustamente per fare i video non posso venire con la testa sopra al bullet journal, e mi complicano un po' con la vita in realtà, perché io solitamente quando devo fare una riga parto da sopra e arrivo verso il basso, ma dovendo fare il video devo stare più distante possibile dall'area, diciamo, del bullet journal, e mi complica tantissimo fare le linee dritte, devo dire. Però dai, qui ho creato dei box, content ideas, che sono i soliti, e poi dei tracker per quantitativo di follower di YouTube, Instagram e TikTok ho aggiunto anche, perché se non sapete ultimamente sono attiva anche su TikTok, quindi seguitemi anche su TikTok. A proposito, vi ricordo che se non siete iscritti al canale di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche, che così non vi perdete tutti i prossimi video. E passiamo subito anche alla pagina del Month Calendar. Qui ho creato sempre il solito pattern, ormai siamo anche stufi di sentircelo dire, e niente. Qui mi sono resa conto che forse avessi fatto il pattern, diciamo, con un verde leggermente più chiaro, forse sarebbe venuto un po' meglio, perché forse creava troppo contrasto questo verde scuro, avrei dovuto crearlo con un verde più chiaro, e in caso utilizzare un verde più scuro solo per le foglie delle varie ghiande. Però vabbè, insomma, ormai è venuto così, ce lo teniamo. E niente, anche il nero infatti sarebbe risaltato un po' di più su un verde un po' più chiaro, perché essendo verde tanto scuro il nero faceva fatica a risaltare, quindi forse anche mi risolveva un problema in più. E qui infatti poi ho tolto proprio il verde, ho fatto, diciamo, il pattern solo con le linee begioline, ho aggiunto poi delle linee secondarie un po' più fine in verde, però appunto si notano pochissimo, quindi va bene così, cioè è quasi un po' più leggero, perché sennò diventava pesantissima queste 2 facciate piene così tanto di pattern. Ho aggiunto le spese, gli incomes, ho aggiunto uno sticker di un furetto, un orsetto lavatore, non so come descriverlo, e questo è il tema finito. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere giù nei commenti se vi piacciono di più queste tipologie di temi un po' più, diciamo, patternosi, quindi un po' più semplici. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video.